il timing del corpo. Che cos'è? L'ho chiamato il timing del corpo perché noi di solito con la parola timing ci riferiamo al movimento di preparazione della racchetta in funzione della palla che sta arrivando. Ma che cosa succede a tutte le altre parti del corpo? In che momento entrano in gioco? Bene, con questo video cercheremo di vedere qual è l'esatta catena cinetica del movimento e vedremo quali sono, con esempi reali, quali sono i problemi più comuni di questa mancanza di sinergia tra le varie parti del corpo e vedremo anche come allenare la corretta catena cinetica. Queste sono le parti che compongono il gesto, ad esempio del dritto di questo giocatore un po' stanco, probabilmente, ma ancora efficace. Quindi noi partiamo dalla numero 1 che è la gamba destra, 2 sono le anche, 3 il tronco, 4 spalla e braccio, 5 avambraccio e polso. E questa è esattamente la sequenza. Noi di solito, sia come maestri che come osservatori, guardiamo la parte 4 e 5 e non consideriamo la parte 1, 2 e 3. Noi dobbiamo pensare che quando giochiamo il movimento ha una sequenza e questa sequenza deve essere sempre dal basso verso l'alto, dal muscolo più grande al muscolo più piccolo, in forma sincronizzata. Quindi il guardare la racchetta senza considerare tutto quello che succede prima è un errore e andremo a vedere perché è un errore. La gamba trasferisce l'energia al bacino numero 2, numero 3 il tronco, spalla e braccio e finalmente la racchetta. Capite che adesso c'è un cambio di paradigma, cioè io non guardo più la racchetta, ma comincio a guardare quello che succede prima del movimento della racchetta. E dobbiamo ovviamente partire proprio dall'inizio. Rapidamente vi faccio vedere in che momento si attiva la catena cinetica. Ecco, in questo momento il giocatore lontano sta colpendo la palla, Alcaraz è in alto, ora capisce dove va la palla e quando a terra deve già sapere dove va la palla, appunto, per cominciare a muoversi verso il punto di impatto. Adesso andiamo a vedere tutte le cose che possono succedere di poco corretto nello sviluppo del colpo. Allora abbiamo detto che noi partiamo sempre dal basso e vediamo in questo caso che tutti gli elementi che abbiamo descritto prima sono concatenati, ma con poca efficienza, quindi c'è poca spinta generale di tutti gli elementi. Andiamo a vedere proprio un caso reale di questa situazione. Allora, questo giocatore qua fa tutto, vedete? La preparazione, la gamba che spinge, le anche girano, le spalle girano, il finale, però c'è poca energia in questo colpo, proprio perché fa tutto, ma lo fa con scarsa efficacia. In questa situazione il giocatore ha omesso una parte del corpo. C'è la spinta delle gambe, le anche però non girano e poi c'è una conseguenza dopo se le anche non girano, perché non trasmettono il movimento al tronco che poi a sua volta non prosegue la catena cinetica. Vediamo anche qui un esempio chiaro. Questa giocatrice colpisce e andiamo a vedere come mai c'è un blocco. In questo momento lei colpisce la palla, ma le anche non girano. E dato che le anche non girano, ha poca fluidità anche con le spalle. Infatti vedete che al punto di contatto le spalle, invece di essere rivolte in avanti, sono rivolte verso la fotocamera. Qui c'è stata un blocco delle anche che non hanno proseguito nel trasferimento di energia verso la parte superiore e alla fine verso la racchetta. Ci può essere un problema di sincronizzazione. Il problema di sincronizzazione è che una parte del corpo parte in anticipo o parte in ritardo. Andiamo a vedere anche qui un caso reale. Ecco, questo giocatore qua, vediamo,
inizia la spinta dal basso, gira le anche, ma anticipa troppo col braccio. Quindi anticipando troppo col braccio non ha la possibilità di aggiungere la rotazione delle spalle, ma in effetti le spalle girano per effetto del braccio. Adesso qua chiaramente il problema è un problema anche di tempo nella preparazione, quindi lui, avendo la palla molto vicino al corpo, è costretto poi ad andare subito con il braccio a colpirla. Adesso andiamo a vedere la perfetta catena cinetica. Vedete, i movimenti sono tutti concatenati. Quando una parte del corpo comincia ad esaurire, vedete la curva che scende leggermente, la fase di spinta, ma quando arriva al massimo della sua fase di spinta trasmette questa spinta, questa energia al segmento successivo fino ad arrivare alla racchetta, che è, come abbiamo sempre detto, la parte finale. E di conseguenza andiamo a vedere anche una perfetta sinergia di tutti gli elementi in Nadal. Allora, la spinta della gamba entra l'anca, trasferisce il movimento alle spalle, la racchetta è ancora dietro, guardate la spalla sinistra come avanza, la racchetta è ancora dietro, arriva la racchetta all'impatto e poi il finale del colpo. Prima di vedere un esercizio per migliorare la catena cinetica, dobbiamo considerare una cosa. Se una palla da tennis arriva a 50 km/h e io la voglio rimandare alla stessa velocità, il peso della palla da tennis al contatto, ricordiamo che il contatto è di 4-5 millesimi di secondo. Il peso della palla da tennis al contatto varia dai 14 ai 28 kg. 14-28 kg perché questa variazione? Perché dipende dal coefficiente di restituzione della racchetta, delle corde, alla tensione e così via. Ma mettiamo 14 kg. Se io tutte le volte colpisco solamente con il braccio e magari non la colpisco neanche sempre al centro, capite che la possibilità di avere degli infortuni aumenta tantissimo. Che cosa succede se io invece utilizzo il corpo? Che cosa fa il corpo? Si prepara all'impatto. Il corpo si prepara all'impatto perché sa già che andrà a colpire la palla e comincerà a sviluppare un'energia in anticipo sull'impatto della palla. Quando io colpisco la palla, ho già sviluppato un'energia dalle gambe che è già stata trasmessa alle anche, alle spalle e alla fine alla racchetta, e quindi ho tutto il corpo che si oppone alla forza della palla. E a parte che giocare meglio, controllare meglio la palla, tirare più forte, ho anche questo aiuto del corpo che si oppone a questi 14 kg di quando io vado a colpire, cosa che non avrei se uso solamente il braccio. Adesso, detto questo, che comunque era una cosa importante, andiamo a vedere un esercizio per sentire la corretta catena cinetica. Allora, la Sharapova lo fa in una maniera molto dinamica e veloce. Noi possiamo iniziare a farlo solamente da una parte e poi dall'altra, quindi inizio con il diritto e poi lo faccio anche con il rovescio, anche se gioco il rovescio a una mano. Quindi questo esercizio ci permette di sentire le spinte che arrivano dal basso. Automaticamente quando io abbasso ad esempio la gamba destra, accumulo energia che poi me la ritrovo in fase di spinta. Questo esercizio qua io lo potrei fare benissimo anche senza la palla zavorrata inizialmente, soltanto con le braccia a corpo libero mi metto davanti a uno specchio e vedo che cosa succede. Poi lo faccio con la palla zavorrata. Vedete come la trasmissione del corpo e delle spinte avviene in maniera corretta, ma se io comincio a spingere dal basso verso l'alto, ma anche in avanti, perché poi devo trasferire il peso del corpo in avanti, questa concatenazione avviene in maniera naturale. Non ho bisogno di pensare l'anca, le spalle. Io inizio a spingere, vedrete se voi vi mettete davanti allo specchio e fate questo esercizio, vedrete che tutte le cose vanno in una maniera quasi naturale in collegamento.
Il problema qual è? Il problema è che quando gioco a tennis ho la racchetta e quindi la racchetta delle volte parte per prima. Questo può essere benissimo un esercizio che io faccio prima senza la palla zavorrata. Mi metto davanti allo specchio e provo ad ondolare così, vado in basso e poi mi tiro su e vedo che cosa succede. E intanto il corpo memorizza con le immagini, vede esattamente quello che sta succedendo e poi lo posso fare con la palla zavorrata e poi dopo passo a farlo con la racchetta. E la sensazione fantastica qual è? La sensazione è che quando io faccio tutto giusto non sento assolutamente fatica nel braccio. Vuol dire che tutta la catena cinetica si è mossa con l'esatta sequenza e io gioco il colpo senza far fatica. Fatemi sapere perché per me è molto interessante avere anche dei feedback e vi ricordo per chiudere il sito web tennisteachlab.com dove vengono fatte delle videoanalisi molto particolareggiate e molto personalizzate. Buon tennis a tutti!